Ciao miei cari, ben ritrovati su Celebrita dalla Turchia. Se vi piace restare aggiornati su ciò che accade dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ricordatevi di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale. Oggi vi porto in una serata che nessuno si aspettava, una di quelle in cui una sola frase cambia l'aria nella stanza e rimette in moto ricordi che si pensavano archiviati. E tutto ha avuto al centro un nome che conoscete benissimo, Gökberk Demirci. E accanto al suo, inevitabile, quello di Özge Yağız. È successo ieri notte, durante un evento privato frequentato da attori, registi, produttori e giornalisti scelti. Un gala elegante, luci soffuse, camerieri che passavano con calici freddi e chiacchiere trattenute dietro sorrisi perfetti. Nessuno si aspettava di sentire qualcosa che andasse oltre il consueto, finché Gökberk, con quel portamento discreto che lo contraddistingue, ha preso la parola. Si è concesso una pausa, lo sguardo basso poi alto, come chi decide di aprire un cassetto rimasto sigillato per anni. E, contro ogni previsione, ha fatto ciò che non faceva da moltissimo tempo, ha parlato con il cuore in mano delle sue esperienze sul set, senza filtri, senza barriere. Le domande della stampa, che in un primo momento sembravano di rito, hanno preso una piega più personale quando qualcuno ha pronunciato la parola che tanti non avevano osato, Yemin. Lì, in quel titolo che per molti è solo una serie ma per lui è stato un percorso di vita, si è accesa una scintilla. Gökberk ha ispirato a fondo e, con voce ferma ma non impenetrabile, ha ammesso, tutti pensavano che fossi un pilastro, deciso e imperturbabile, ma dentro, in quel periodo, stavo combattendo una battaglia emotiva più dura di quanto chiunque potesse immaginare. Il brusio si è spezzato come un filo tirato troppo, i flash si sono fermati a metà, qualcuno ha mosso appena la mano verso il taccuino ma non ha scritto. Un silenzio pieno di attenzione ha ricoperto la sala. A quel punto, inevitabilmente, gli sguardi sono scivolati su di lei, Özge Yağız. Anche lei presente all'evento, seduta a pochi metri, elegante ma misurata, gli occhi chiarissimi che raccontano sempre più di qualunque frase. Non si aspettava quelle parole. Si è vista la sorpresa, un lampo incontrollato, e poi un autocontrollo rapido, quasi professionale, come se volesse proteggere non solo se stessa ma anche quel ricordo in comune che il pubblico ha amato. Coloro che erano abbastanza vicini hanno notato un impercettibile trattenere il respiro, come se stesse rivivendo in un istante la corsa frenetica dei set, la pressione, la fama, la confusione dei sentimenti. Secondo chi ha parlato con noi dopo, Özge non avrebbe avuto idea della profondità di quella lotta interiore vissuta da Gökberk in quei mesi. Pare che, in un momento lontano dai riflettori, confidandosi con amici fidati, abbia ammesso che ciascuno di loro era talmente preso dai ritmi serrati e dagli obiettivi quotidiani da non vedere certe crepe che si aprivano in silenzio. Avrebbe detto, con quel tono sincero che la contraddistingue, che avrebbe voluto accorgersene, che avrebbe voluto essere lì in modo diverso. Parole semplici, ma che suonano come un eco intimo che non appartiene alla sceneggiatura di nessuno. Dopo l'intervento di Gökberk, alcuni invitati hanno notato un momento in cui i due si sono appartati lontano dal centro della sala, in un corridoio dove le foto in bianco e nero di grandi film turchi guardano chi passa con memoria severa. Non c'è stato alcun gesto plateale, niente che potesse essere scambiato per spettacolo. Solo un dialogo breve, toni bassi, sguardi che andavano su e giù, fra il pavimento lucido e il volto dell'altro, come se cercassero la frase giusta in un alfabeto complicato. L'atmosfera, raccontano, era densa. Un'intensità che non aveva bisogno di testimoni. E come sempre accade, nel momento in cui i due si sono riuniti al resto degli invitati, il mondo esterno ha iniziato a ribollire. Sui social, i fan hanno riversato domande, timori, speranze. Cosa è successo davvero durante Yemin? Quante cose non abbiamo visto, mentre applaudivamo le scene perfette? C'è ancora qualcosa fra loro, oltre i titoli di coda? È il segno di una riconciliazione, o solo un saluto gentile fra due persone che hanno condiviso molto? Il nome di Gökberk ha riempito le tendenze della notte, e subito accanto compariva quello di Özge, come se i due continuassero a muoversi in sincronia anche quando non lo decidono. Le redazioni si sono mosse rapidamente, inseguendo prospettive,
cercando voci attendibili. Alcune hanno ipotizzato che quelle frasi di Goldberg potessero essere un modo per fare pace con alcune emozioni rimaste in sospeso, con tutto ciò che Yemin ha portato nella sua vita, nel lavoro e nel privato. Non parole per riaprire ferite, ma per capirle. Altre testate hanno interpretato la confessione come una tappa necessaria per chiudere un capitolo in maniera adulta, senza rumore e senza amarezza. La verità, però, resta custodita solo da loro due. Né Goldberg né Ozge hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo l'evento. Ciò che è innegabile è la biografia condivisa che li lega agli occhi del pubblico. La chimica nata sul set, l'affetto riversato dagli spettatori, la nascita di una storia fuori dallo schermo, le aspettative gonfiate come vele da un vento che nessuno controlla. Poi la separazione, con la discrezione di chi non vuole ferire l'altro davanti al mondo, e la scelta di proseguire ognuno con la propria rotta professionale. Eppure, nonostante carriere che si sono arricchite, ruoli importanti, nuovi progetti, il loro nome, insieme, non ha mai smesso di vibrare nell'immaginario collettivo. La serata di ieri ha rimescolato quelle corde. Sui volti degli invitati c'era la curiosità di chi avverte di essere testimone di un punto di svolta. Un produttore, che preferisce restare anonimo, ci ha detto che non dimenticherà la sfumatura della voce di Goldberg proprio nel momento in cui ha ammesso la difficoltà emotiva. Non era una confessione cercata, non era una frase costruita. Sembrava quel tipo di verità che esce quando smetti di badare a come apparirai e cominci a badare a come starai. Dall'altra parte, chi conosce bene Ozge descrive un equilibrio misurato. Non ha fatto scenate, non ha ridacchiato nervosa, non ha scosso la testa. Ha semplicemente ascoltato. E nel suo ascolto si è letto il rispetto per una storia condivisa ma anche il rispetto per la vita che ciascuno si è costruito dopo. Lei stessa, ci dicono, ha imparato negli anni a lasciare che le parole arrivino al tempo giusto, senza rincorrerle. Intanto, nelle ore successive, il web ha iniziato a montare interpretazioni. C'è chi giura di aver letto un sorriso nuovo sulle labbra di Ozge quando è uscita dalla sala, chi dice che invece i suoi occhi avevano quella luce piena di pensieri che viene dopo una lunga conversazione con se stessi. C'è chi ha analizzato i gesti di Goldberg nei dettagli, dal modo in cui ha aggiustato la giacca al modo in cui ha salutato un tecnico all'uscita. Come se nelle piccole cose si potesse trovare la mappa di quello che accadrà. Ma cosa resta, al netto del frastuono? Resta la sensazione che una porta socchiusa si sia fatta notare proprio perché qualcuno ha smesso di fingere che fosse chiusa a chiave. Resta la percezione che il lavoro, la fama, i ritmi e i riflettori possono nascondere fragilità che non si dicono. Resta il dubbio se questa sia l'anticamera di un nuovo inizio, o il modo più elegante di mettere un punto e, finalmente, respirare. I cronisti presenti raccontano che l'evento, nato per celebrare traguardi collettivi, si è ritrovato con un epicentro inatteso. Ancora oggi, i telefoni squillano per chiedere chi abbia parlato con chi, cosa sia stato detto nel corridoio, chi abbia lasciato la sala per primo. Ai curiosi rispondiamo che la realtà, spesso, è meno rumorosa delle indiscrezioni. I due sono usciti a distanza di pochi minuti, con saluti misurati e un'educazione che non è di facciata ma di sostanza. Più tardi, un amico della coppia di un tempo ha provato a sintetizzare. A volte il coraggio non è riprendere da dove ci si è fermati, ma guardare ciò che si è stato e dirsi che va bene così, qualunque cosa significhi per il futuro. Una frase che calza sia come ipotesi di riconciliazione lenta, prudente, sia come ipotesi di chiusura serena, maturata col tempo. Non dimentichiamo il contesto. L'avventura di Yemin è stata per loro un trampolino potente, un laboratorio di emozioni e responsabilità. Ore e ore sul set, notti a studiare battute e a proteggere un'intesa che, per funzionare, deve restare viva anche quando le luci si spengono. Tutto questo mentre il pubblico chiede sempre di più, mentre i social moltiplicano ogni attimo e ogni respiro diventa una clip. In quel clima, può succedere che la forza si confonda con il dovere di non cedere, e che chi sorride per tutti non trovi il momento per dire che dentro sta piovendo. Forse, ieri, quel momento è arrivato. E forse, proprio perché è arrivato senza clamore, ha avuto un peso diverso. Nessun annuncio, nessuna promessa,
nessun colpo di scena preparato al millimetro. Solo un uomo che parla del periodo in cui, a dispetto dell'immagine esterna, ha faticato a tenere insieme tutto. E una donna che ascolta, che accoglie quelle parole con il tatto di chi conosce bene l'origine di quella fatica. Le prossime ore diranno se questo farà nascere dichiarazioni ufficiali. Per ora, è rimasto un grande punto interrogativo, che non è un'assenza ma un invito alla prudenza. Chi li segue da sempre spera che questo possa aiutare a superare vecchie tensioni, incomprensioni lasciate negli angoli della memoria. Altri, più guardinghi, chiedono che le loro vite private restino tali, che nessuno si approprii di pezzi che non gli appartengono. Quello che possiamo dire, senza forzature, è che questo inatteso momento di verità ha riportato Gökberk Demirci e Özge Yağız al centro della scena in un modo diverso dal solito. Non per un progetto, non per un red carpet, ma per due parole che, una volta pronunciate, pretendono autenticità. Il pubblico adora le storie, ma a volte dimentica che dietro una storia ci sono persone reali, che crescono, cambiano idea, fanno i conti col passato. E se vi state chiedendo se questa dichiarazione potrà aprire una nuova pagina tra loro, sappiate che è la stessa domanda che in molti si stanno facendo. Nei commenti si alternano sogni e cautela, ricordi e presente. Chi li ha amati in scena racconta cosa ha provato all'epoca, chi li ha seguiti dopo preferisce guardare ai loro percorsi individuali. Ma nessuno, di fronte alla sincerità di ieri, è rimasto indifferente. Poco prima di lasciare la sala, un lampo di normalità ha attraversato l'ingresso, un addetto ha offerto a entrambi un cappotto, e nel ringraziarlo i due hanno mostrato quel garbo che li contraddistingue. Non c'è stato alcun teatrino, nessun gesto studiato. Solo la vita che, per un istante, abbandona la cornice del gossip e ricorda a tutti che i sentimenti non si dirigono, si ascoltano. Così finisce la cronaca di una notte che nessuno si aspettava di raccontare in questo modo. Continueremo a seguire da vicino ogni sviluppo, aggrappandoci ai fatti e lasciando le fantasie a chi ne ha bisogno per riempire i vuoti. Per ora, l'unica certezza è che un movimento c'è stato, piccolo ma reale, e che Gökberk e Özge hanno avuto il coraggio di sostare, per un momento, nella stessa memoria. Siamo arrivati alla fine del video. Grazie per essere stati con noi e per averci dedicato il vostro tempo. Se questa storia vi ha toccato, se vi ha fatto ricordare perché seguite con passione il loro percorso, sosteneteci con un like, condividete il video e iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia. Ci rivediamo presto con nuovi contenuti e, chissà, forse con un seguito che potrà sciogliere qualcuno dei nodi che ieri sono tornati a galla. A presto, vi vogliamo bene.